10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Patrizio di PW Project Watch e come ben sapete è uscita la collaborazione tra Omega e Swatch e anch'io volevo dire la mia opinione. Ho visto sui social che ci sono molti pareri discordanti, ma questa collaborazione non è nient'altro che un ritorno al passato. E adesso andiamo a vedere il perché. In un momento di crisi dell'orologeria meccanica svizzera, data dall'avvento dell'orologio al quarzo e della concorrenza del mercato giapponese, nel 1983 la Swatch crea e commercia i suoi primi orologi al quarzo economici di design. Questi orologi che ebbero un grande successo. Nel giro di 5 anni fu l'orologio più venduto al mondo. Visto l'enorme successo di questa operazione, la Swatch riesce poi a assorbire alcuni marchi prestigiosi come appunto Omega, Tissot, Longines e altri marchi ancora. Nel 1998 crea lo Swatch Group. Questo è un fattore che lega la Swatch a Omega. Un altro elemento che favorisce questo progetto è che negli anni 30 ci fu una grande depressione economica e alcune aziende per poter sopravvivere unirono le forze. Questo è il caso di Omega, Tissot, Lemania, da cui appunto questa collaborazione e nacque il famosissimo calibro 321. Invece negli anni 60 la Tissot era diventata reparto sperimentale di Omega. Nel 69 crea il primo cronografo con la cassa monoblocco in fibra di vetro con calibro 872, che è una variante del calibro Lemania 861 del Moonwatch del 69. Sempre la Tissot successivamente creò il primo orologio in plastica, l'Idea 2001. Da questo reparto sperimentale nacque la Swatch. Quindi questa collaborazione tra i due brand ha più senso che mai, perché va a omaggiare le sue origini. Questa operazione mi è piaciuta molto perché è accessibile a tutti a un prezzo contenuto di 250 euro. Ti permette di avere un prodotto qualitativo e avvicina i giovani all'orologeria. L'orologio al quarzo con questa mossa viene comunque riconsiderato. Con questa operazione la Swatch risorge come orologio di design e da collezione. Un altro aspetto invece interessante è il tema dedicato a tutto il sistema solare. Sulla scatola appunto ci sono i riferimenti tecnici come la temperatura dei pianeti, quindi lo trovo anche istruttivo. Passiamo all'orologio, invece sono 11 modelli di colore e tema diverso, riprendono i 9 pianeti più il Sole e la Luna. Per quanto riguarda la cassa, è composta da un nuovo materiale bioceramica, un materiale composto da 2/3 di ceramica e 1/3 di olio di ricino, un materiale innovativo della Swatch. Il peso dell'orologio complessivo è di 30 grammi
è molto leggero, però bisogna considerare che ha un cinturino in velcro e un calibro appunto al quarzo, calibro svizzero, un'ETA G10 211 con 4 rubini. Il cinturino, perché ce lo siamo chiesti tutti se fosse rimovibile o meno, dopo i primi orologi mostrati, un utente ha fatto vedere che il cinturino può essere rimosso. Il diametro comunque per la cassa di questo orologio è di 42 mm, ha le stesse forme del Moonwatch classico, e le asse, comunque gli spigoli sono ben definiti. Il vetro invece ha il logo centrale come la S di Swatch. Con questa collaborazione Omega restituisce il favore alla Swatch, che negli anni 80 salvò l'orologeria meccanica. Bene, io avrei concluso questo video, ho terminato e ne approfitto per salutarvi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!